Ci sono inchiostri che compriamo per il loro colore, altri invece perché ce li hanno suggeriti, ce li hanno consigliati, altri ancora perché li abbiamo visti e ci ispirano quel non so che, altri per l'incarto. Ci picchia questa confezione dell'inchiostro di cui vi parlo oggi, che è un inchiostro Kuretake Art Nouveau Perkin Mauve, praticamente un malva. È bello davvero, ispira già a vederlo così. Un piccolo cartonato, molto colorato, molto ricco di indizi a partire dal nome. Già, perché il nome di questo inchiostro ci dice molte cose. Kuretake è il produttore, ma spero che si pronunci così perché posso cimentarmi con l'inglese, ma assolutamente non misurarmi con le lingue orientali. È una casa fondata nel 1900. È nata durante il culmine dell'Art Nouveau, questo movimento artistico nato in Europa e poi diffuso in tutto il mondo, e Kuretake ha dedicato una serie di inchiostri proprio all'Art Nouveau per rendere omaggio al fascino irresistibile della litografia a colori. Così ci viene presentato questo inchiostro. In particolare il color malva, leggo nella scheda tecnica che l'abito della regina Vittoria all'Esposizione Universale di Parigi rese il malva estremamente popolare nell'era dell'Art Nouveau. Molti manifesti in questo stile raffigurano donne in abiti color malva. In particolare, questo colore è stato il primo colorante chimico al mondo sviluppato da William Perkin. Ecco perché questo Perkin Mauve, Perkin Malva. Insomma, tantissime informazioni, un bell'incarto, anche il calamaio bello, godibile, ma questo inchiostro funziona davvero? È valido? Ve lo racconto subito. Ho avuto la possibilità di provarlo sulla Narval Voyage, quella in omaggio alle località turistiche, in questo caso Miami Vacancy, una penna prestata da una cara amica e l'inchiostro è un bell'inchiostro. Senza mezzi termini, bella la consistenza, non è così liquido come altri che lasciano magari un pochettino interdetti. Questo ha la giusta viscosità, la giusta fittezza, un colore deciso, un malva anche leggermente più saturo di quello che ci si potrebbe attendere dall'evocazione, insomma, di questo colore. Davvero molto valido. Dico subito che qualche problema di essiccazione l'ho avuto sul pennino di questa stilografica, però a discolpa dell'inchiostro credo che sia invece più un problema della penna, del cappuccio che non chiudeva a dovere, perché su altre stilografiche sulle quali ho provato il malva non ho avuto questi problemi, quindi insomma è una annotazione che faccio giusto per tenere presente. Bella la saturazione, bella la fittezza, la capacità coprente dell'inchiostro, ma anche le piccole ma non sfumature, variazioni di saturazione che grazie alla oleosità, sebbene sia comunque un inchiostro a base acqua come ci viene detto dalla scheda tecnica, questo inchiostro invece riesce a restituire. E quindi inutile dirvi che a me è piaciuto molto ed è entrato subito nelle mie grazie. Lasciatemi dire che l'ho acquistato da Stilo e Stile, un negozio dove mi sono rifornito di parecchie chicche che vi presenterò poco per volta, perché sono davvero specializzati anche nella ricerca degli inchiostri particolari, delle carte particolari, quindi insomma davvero un piccolo paradiso dove andarsi a rifornire. Questo inchiostro viene venduto in un calamaio da 20 millilitri, oserei dire il minimo sindacale per un calamaio, con tutti i limiti che si porta appresso questo tipo di flaccone, l'imboccatura stretta, quindi non così agevole per le penne con l'impugnatura più generosa,
insomma toccherà smontare il converter oppure ricorrere alla siringa per caricare eventualmente le cartucce da questo calamaio. Il costo insomma è rapportato alla qualità, quindi sono all'incirca 16 euro salvo promozioni che il negozio potrà fare, e quindi lo rende un inchiostro di quelli abbastanza ricercati anche nel prezzo. La prova su carta Rhodia vi dimostra come il colore sia perfettamente centrato e l'inchiostro sia regolare rispetto a quello che è il tratto nominale del pennino. Regolare significa che anche su una carta come Rhodia, che tenderebbe un po' a restringere il tratto, il flusso è perfetto, l'inchiostro viene messo sulla carta come ci aspettiamo, insomma un bel lavoro da parte di questa azienda, che mi riservo di scoprire anche con le altre colorazioni, perché come vi ho accennato c'è questa piccola collezione dedicata all'Art Nouveau, ma poi ci sono altri inchiostri, altre colorazioni che sono tutte molto interessanti. Viene in mente il Chrome Yellow, che in realtà poi è un arancione carico, ma anche Old Rose, che non era presente quando l'ho ordinato, e quindi insomma era nella mia wished list, ma è rimasto lì, mi riservo di riprovarlo. E poi il Mahogany Brown, il Concrete Grey, insomma una bella tavolozza di colori che non sono i colori primari, non sono quelli che molti brand mettono a disposizione giustamente per avere un nero, un blu e un rosso, ma sono molto particolari, un po' come un po' tutta la tradizione orientale rispecchia nella scelta cromatica degli inchiostri che poi troviamo sul mercato. Buono tanto sul pennino fine quanto su quello più abbondante, dove qualche effetto di shading, ma dovuto più al flusso, quindi alla velocità di scorrimento del nostro pennino, viene anche messo in evidenza. Però a me è piaciuto molto sui pennini quelli un po' più sottili, in particolare quelli flessibili, dove la saturazione, proprio la densità di questo inchiostro emerge in tutto il suo splendore. Sì, perché c'è comunque una lubrificazione che invita a divaricare i rebbi, questa tensioattività che avete visto anche all'apertura del calamaio, che contribuisce a mantenere il tratto unico e non i binari che altri inchiostri invece producono. Non è un inchiostro profumato, tra parentesi io dico per fortuna, perché non sono un grande stimatore del genere. È un malva profondo, una bella tinta davvero. Attenzione che effettivamente potrebbe anche passare la carta quando lo utilizziamo con pennini, per esempio con alcuni flessibili che caricano molto, o con dei pennini con un tratto decisamente abbondante, ma in generale anche quando ci soffermiamo un pochettino, quindi rallentiamo in una gambetta, è possibile che compaia un po' dall'altra parte, soprattutto in corrispondenza di carte con una grammatura leggera. Non ho verificato effetti di spiumaggio o altre cose, altri difetti di questo tipo. Resta da capire un pochettino, ma me lo dirà solo l'utilizzo del calamaio, l'utilizzo dell'inchiostro, se lascia qualche residuo nella penna, perché questo devo ancora verificarlo, ma ve ne renderò conto. Grazie quindi anche agli amici di Stilo e Stile che mi hanno suggerito questo pacco che è arrivato con moltissime delizie, e a voi tutti amici un invito ai prossimi video. Ciao!